Nuova puntata, facciamo finta che quest'oggi entriamo subito nel vivo insieme a noi a fare finta, ci appoggeremo anche su alcuni fatti di cronaca molto recenti. Diamo il benvenuto a Pablo Aio, benvenuto, come stai? Bene, bene, grazie. Un saluto a tutti. Oh, guarda, non voglio portarmi sfiga da solo, ma vediamo un bel collegamento, quindi si vede e si sente bene. Mentre la nostra regia sta cercando qualcosa nelle tasche, però no, io non sono scaramantico, quindi ci può stare. Allora, partiamo subito a bomba e poi andiamo ad approfondire vari argomenti. Come al solito abbiamo un punto di partenza e vediamo dove ci porta il cuore. Oh. Ecco, e quindi partiamo da quello che ha dichiarato Elon Musk. Hai letto un po' le notizie in questi giorni? Ma inizialmente sembra che diceva che voleva vendere tutto, però poi qualcuno diceva che non era una notizia vera, insomma, che forse stava un po' giocando, anche se poi quando fa questi scherzi deve stare attento perché le sue quotazioni in borsa subiscono delle oscillazioni. Elon Musk fa delle cose allucinanti, ci sono tutti i suoi AD che stanno con le mani nei capelli. Una volta fece una cosa, cioè normale, oddio, normale, fece una cosa che per una persona normale non sarebbe neanche tanto grave, cioè in una diretta TV a una rete televisiva americana si accese una canna, Così, perché insomma così. voleva farsi vedere sciolto, che era favorevole alla legalizzazione delle droghe leggere, e i suoi titoli in borsa persero il 30%, anche i direttori dicono ma cosa fai? Insomma ogni tanto se ne esce così con delle... Lui ha, praticamente ha dichiarato di voler vendere tutte le sue proprietà perché ha un progetto, quello di andare su Marte, di cui dopo approfondiremo. Ma rimanendo su Elon Musk, io non riesco a capire perché fa una mossa per cui dici ah ok, ne fa un'altra e dici eh no, ma allora non si capisce. Cioè, nel senso che o è veramente molto impulsivo o è tutto molto molto calcolato. Perché io sapevo che in realtà nell'articolo viene definito come uno degli uomini più ricchi al mondo, ma io sapevo che giocava con capitali non suoi. No, allora, è un misto di cose. Lui non so quanti lo sanno, è l'uomo che ha inventato PayPal, il sistema di pagamento elettronico. L'ha inventato tipo a 20 anni, a 30 anni l'ha venduto e invece di andare a fare la vita da nababbo ha costruito una delle più grandi società di energia solare al mondo. Ha costruito le macchine elettriche Tesla e ha costruito la SpaceX per andare nello spazio. E nonostante avesse tantissimi soldi, lui ha dovuto chiedere soldi ad altri, ha chiesto investimenti, ha fatto esplodere missili su missili, ne ha fatto esplodere uno anche ieri, però era stata una buona cosa perché comunque questo missile, che è molto più grande degli altri, quello che dovrebbe in teoria andare su Marte, è riuscito a decollare, è riuscito a riatterrare, poi negli ultimi 2 metri c'è stato un problema con un motore. Però è uno che osa, è un misto di grande capacità riflessive e di studio, perché lui non è che semplicemente ha creato una società missilistica, ma è stato mesi e mesi a studiare tutto ciò che concerneva i missili e la tipologia di tecnologia missilistica usata fino a quel momento per poter dire la sua e cercare di spiegare l'idea che aveva in mente ai suoi tecnici, ma è anche un uomo di grande istinto, è uno che quando sono successi, insomma, delle situazioni, quando c'erano diciamo, alcuni sommozzatori, mi sembra in Thailandia o da qualche parte in Oriente, che erano rimasti intrappolati, lui voleva utilizzare una sua tecnologia sottomarina per salvarli, e quando gli dissero no, non ce ne importa niente della sua tecnologia, lui fece degli insulti pesantissimi su Twitter. È uno un po', se mi passi il termine, alla Trump, nel senso che qualsiasi cosa gli gira in testa un po' la fa, e quindi è anche difficile da gestirlo, però ha un bel cervellino, insomma, secondo me qualche piano in testa ce l'ha. Io non riesco a capire se è un filantropo o se magari, perché alcuni progetti sono un po' dubbi, perché poi, come si dice, da grandi poteri derivano grandi responsabilità. Quindi quando comincia a parlare di microchip, cervello, piuttosto che Neuralink, piuttosto che qualcosa di un po' più nello specifico, lì secondo me un po' le antennine bisogna fare attenzione. Allora, lui sicuramente è un liberale, uno che ama le nuove frontiere, ha sempre detto che una volta un giornalista gli disse: ma se tu dovessi dare via tutto quello che hai pur di avere la possibilità di andare a vivere su Marte, lo faresti? Lui ha detto immediatamente. Dice: anche se dovessi morire dopo un anno, io però
vivo per poter realizzare questo sogno, quindi è un sognatore, è uno che vuole realizzare questo futuro che un po' tutti noi avevamo in mente. Poi sicuramente noi abbiamo sempre un po' paura di questa commistione uomo-macchina, perché ci fa dà l'idea che possiamo perdere la nostra umanità. Però per quanto riguarda il discorso dello studio dell'intelligenza aliena, degli alieni, che poi vedremo bene, quello che emerge è che molte razze aliene hanno degli impianti neurali che gli permettono di fare cose molto meglio di noi, e non è escluso che forse Elon Musk, e questo lo sappia, stia cercando quindi di trovare un potenziamento che, anche a rischio di renderci forse lievemente meno umani, però ci potrebbe permettere ad esempio di sopravvivere di più nello spazio e fare viaggi spaziali più lunghi. Tra l'altro poi anche la tendenza di trasformare tutto in armi magari non sarà una tendenza di Elon Musk, ma di qualcuno che gli ruota attorno, sì, perché notizia di questi giorni, chiedo al nostro Manuel, il regista, se mi trova anche gli articoli, narrano di una sorta di corsa alle armi, di una sorta di superuomo, potenziato anche qui con farmaci e con strumentazioni tecnologiche, tra la Francia e la Cina, e quindi vediamo un po', anche se mi ha già trovato, te lo mostro anche in È anteprima. strano che hai parlato di Francia e Cina, poi andiamo a toccare argomenti tabù comunque. Lo vediamo, lo vediamo. Eccolo Quella qua. parola, ecco. La Francia dice di sì al super soldato, farmaci e protesi per aumentare le prestazioni in battaglia, e non a caso c'è Capitan America, anche se quello era un progetto dei nazisti, ma si apre un altro fronte. C'era il progetto Sentinel, che era un progetto per creare il super soldato già negli anni 60, e infatti vennero testati dei farmaci su alcuni soldati in Vietnam che riuscirono a combattere senza dormire per settimane, e poi chiaramente gli prese di tutto perché erano, diciamo, strafatti. Però questa idea ce l'avevano già da tempo, di creare una sorta di superuomo. Il discorso che tu parli, che sono delle società di ricerca biologica cinesi e francesi, dà un po' da pensare, perché il laboratorio di Wuhan, dove sembra si sia facevano degli esperimenti proprio su quel virus là che non nomino, perché se no i motori di ricerca poi chiudono tutto. Sì. Sembra che quel laboratorio è cinese, ma i soldi per fare quelle ricerche su quel virus là ce l'avevano messi i francesi, che volevano ottenere non si sa bene cosa. È una partnership francese, franco-cinese anche in quel caso, e non lo so, qualche cosa in mente c'hanno. Teniamo gli occhi e le orecchie molto bene aperti, perché insomma sono periodi di cui non si può stare tranquilli. Ma torniamo a noi, torniamo allo spazio, perché questa fissazione per Marte in realtà ha un suo perché, perché da tempo si parla della colonizzazione su Marte, e lui racconta proprio nell'articolo: bisogna prepararsi a essere una civiltà multiplanetaria, quindi anche andare a colonizzare in giro per lo spazio, ma non è l'unico a dirlo, e quindi approfondiamo un po' questa figura che attrae come il pianeta Marte. Allora, su Marte c'è un sacco di roba da dire, basti raccontare che poi parleremo anche di questo, delle rivelazioni di questo ex generale israeliano. Sostanzialmente una delle varie cose che racconta è che Marte è abitata, c'è a suo dire una base aliena in cui lavorerebbero assieme astronauti americani e degli alieni. Non è il primo a dirlo, ci sono state diverse persone, anche insomma persone con un bel background alle spalle, sia militare che di intelligence o di altro, che dicono appunto che Marte è abitata. C'era questo documentario britannico del 1977 che si chiamava Alternativa 3, che è stato un documentario strano, uno di quei tentativi di informare nascondendo, di tirare il sasso e nascondere le mani, perché questo documentario raccontava diverse cose, tra cui il fatto che gli americani e i russi stessero collaborando in una serie di operazioni spaziali segrete, missioni spaziali segrete, e che già verso la fine degli anni 60 e inizio anni 70 erano riusciti ad arrivare su Marte. Il documentario non toccava il discorso degli alieni, se non relativamente, ma diceva che in tutto il mondo venivano rapiti scienziati di grande prestigio per portarli poi a lavorare in queste basi spaziali, però teoricamente devono un po' sparire. La cosa interessante è che
questa TV ha sempre detto, l'Anglia TV Television, questa casa di produzione, ha detto che era uno scherzo, ma fu un grandissimo successo, e l'anno dopo chiesero a Leslie Watkins, che era uno scrittore, di fare un libro su Alternativa 3, di raccontare questo libro. Questo scrittore inglese fece il libro Alternativa 3, ritenendolo una specie di romanzo di fantascienza. Dopo che uscì Alternativa 3 gli arrivò una serie di documenti, di telefonate, stiamo parlando di fine anni 70, perché il documentario era del 77 e il libro del 78, gli arrivò un sacco anche di faldoni, delle scatole piene di documenti da parte di, sembra, personaggi politici importanti inglesi e anche della difesa, che gli dicevano: guarda, quello che avete detto nel documentario e quello che tu hai detto nel libro è vero, abbiamo delle basi su Marte, sta succedendo questo. E a un certo punto lui voleva fare il secondo libro di Alternativa 3, quando gli arrivò una telefonata di un suo amico che lavorava per l'MI6 inglese, per i servizi segreti inglese, che gli disse: vattene, perché vogliono farti fuori. E lui, Leslie Watkins, andò a vivere in Nuova Zelanda, e quindi raccontò tutta questa storia e disse che purtroppo aveva perso i faldoni con questi documenti top secret, cosa che forse non è vero, ma sicuramente ha deciso che era più salutare non parlarne più, e disse che Alternativa 3 era una fiction basata su fatti totalmente reali. Quindi, e poi insomma ci sono tantissime altre storie, c'è il volto di Sidonia, ci sono le piramidi a base pentagonale di Sidonia, è una regione di Marte, ci sono tantissime foto che fanno vedere qualcosa che teoricamente non ci dovrebbe essere. E adesso ci arriviamo, anche perché giustamente hai citato anche l'articolo di questo personaggio della difesa israeliana che abbiamo anche visto, in cui parla proprio, cita Trump, dice Trump lo sapeva, e in questo articolo racconta di basi su Marte in cui c'è questa collaborazione, e questa cosa ritorna in più fonti, tra umani, in questo caso statunitensi, ma anche nello specifico come con la nazionalità, e civiltà aliene. E quindi ci ricolleghiamo anche magari all'annuncio di Trump di poco tempo fa, di qualche mese fa, in cui dava un po' il benvenuto a questa nuova forza militare, il cui ambito dovrebbe essere proprio lo spazio. Esatto, la Space Force. Allora, faccio un piccolo, torno indietro di un passetto. Voglio spiegare che quando dico che gli astronauti americani e russi avrebbero, nei fine anni 60 e inizio 70, raggiunto addirittura Marte, ovviamente non l'hanno fatto con i missili Saturn o con il sistema che hanno usato per l'Apollo. Teoricamente, se è vero che verso la fine degli anni 40 in America sono caduti dei dischi volanti e i militari li hanno recuperati e hanno fatto degli esperimenti su questi dischi, come diceva Bob Lazar, che nella fine degli anni 80 li avrebbe visti, non è escluso che loro già verso la fine degli anni 60 abbiano imparato a guidare o a far decollare questi dischi, che chiaramente si basano su un sistema propulsivo molto più veloce dei nostri, con i quali sono andati fino a Marte o da qualche altra parte, e con cui magari hanno potuto contattare quei sistemi di comunicazione di bordo anche queste entità aliene. E questa per parlare di questa cosa, torno all'altro discorso della Space Force. In Russia c'era già un'agenzia spaziale militare già dagli anni 90, se ricordo bene, che poi ogni tanto queste agenzie spaziali militari le smantellano, poi le rimettono su. Però di sicuro tutti si sono chiesti a che serve un'agenzia spaziale, visto che i sistemi d'arma satellitare della difesa americana sono da sempre gestiti dall'aeronautica. L'altra cosa che ha fatto da pensare, sì, questo è diciamo l'ente spaziale russo, è appunto questo, il fatto che il logo scelto da Trump fosse straordinariamente simile a quello di Star Trek. Sicuramente potrebbe essere una parte di un grosso progetto fatto per abituare lentamente le persone all'idea che non siamo soli, e quindi anche l'esternazione di Eshed, di questo ex militare che ha diretto per 30 anni, dall'81 al 2010,
diciamo, l'agenzia spaziale militare di Israele fa pensare che sia tutto concertato per iniziare pian piano a svegliare la gente, a fargli capire che c'è qualcosa. Ovviamente l'opinione pubblica dorme, i mass media raccontano queste cose con nonchalance, vediamo i giornalisti dei vari TG che fanno il sorrisetto come dire sì, vabbè, questo è stato a capo del sistema missilistico e spaziale di una delle più grandi superpotenze del mondo, che ha anche il nucleare, che ha avuto, diciamo, il controllo di materiale top secret a tutti i livelli, però se dice che esistono gli UFO è un deficiente e quindi fanno il sorrisino e buonanotte. Finché non arriva il presidente americano o il presidente cinese o il Papa a Piazza San Pietro a dire ragazzi non siamo soli, allora poi di colpo diranno perché non ce l'avete mai detto prima? Ecco. E lì bisognerà dire guardate che è un bel pezzo che... Fra l'altro abbiamo citato anche prima Star Trek piuttosto che, ma le famose USS, adesso magari non ci sarà stata l'Enterprise, ma so di alcuni documenti che pare fossero venuti fuori e raccontavano proprio una sorta di elenco di forze spaziali ancora prima dell'annuncio di Trump, e quindi potrebbe anche essere un po' un preparare, cominciare a dire ciò che magari sarebbe comunque venuto Quindi, fuori. allora, questa è la storia di Gary McKinnon. Gary McKinnon era un hacker britannico, un bel ragazzotto alto con una faccia un po' aliena, cioè aveva anche un po' un'aria da fauno. Gary McKinnon nel 2000, se ricordo bene, per circa un anno ha approfittato di un bug, di un problema di protezione di Windows, tanto per parlare di questi geni dell'informatica, ecco Gary McKinnon, ed è entrato nei computer del Pentagono, della NATO, della Difesa, della Marina. Per più di un anno è entrato dentro, ma non per fare danni, non era una spia, lui era un ragazzo che voleva sapere se esistevano gli UFO. E lui dice che ha trovato foto UFO, ha trovato, come dici te, elenchi di navi. Lui, siccome era molto bravo, poi ha messo a paragone l'elenco di tutte le navi della Marina, che vanno in acqua per intenderti, perché in inglese ship può voler dire o nave o astronave, a seconda di come la usi. E i nomi che c'erano in queste email che lui ha trovato non erano navi che non appartenevano alla Marina. Inoltre si parlava molto chiaramente di equipaggi, di personale che doveva andare fuori dal pianeta. Poi alla fine Gary McKinnon è stato arrestato, è stato per 10 anni lottando con i suoi legali per non finire a Guantanamo come spia. Alla fine adesso è riuscito a salvarsi, adesso sta agli arresti domiciliari, cioè non è più dagli arresti domiciliari, comunque deve firmare tutte le sere, deve usare un IP chiaro, tenuto d'occhio. Su internet si può leggere che Gary McKinnon è considerato dalla difesa americana quello che ha perpetrato il più grave crimine informatico della storia contro la difesa degli Stati Uniti, quindi l'hacker numero uno più pericoloso per la difesa. Questo personaggio, che stupido non è, che viene considerato la minaccia nazionale, che ha fatto un buco nella difesa diciamo relativo a milioni di dollari, ha detto ai giornalisti: io non posso farvi vedere le foto perché alla fine le ho dovute cancellare, ma ho visto tutte le foto della NASA e della difesa del Pentagono degli UFO e ci stanno. Però naturalmente la gente continua a dire che non ci stanno evidenze, non c'è prova. Fra l'altro poi sul termine NASA Biglino ci ha anche un po' spiegato che uno dei significati è anche quello proprio di bugia, quindi insomma magari se qualcuno si è anche divertito a giocare sul nome, o comunque magari viene da pensare che lo possano anche fare per una questione di ordine pubblico, perché laddove ci sia magari la propensione a raccontare qualcosa poi si ha un po' il timore di scene di isteria di massa, come qualche scherzo finito male del passato. Sì, sicuramente c'è anche questo tipo di paura. Quando il presidente Eisenhower incontrò una delegazione aliena nel 64 alla base aerea di Muroc, fu sconvolto e disse: la gente non è pronta. Il problema però che si sa un po' da un po' di tempo, ed è anche abbastanza razionale, è che sono gli alieni stessi che non vogliono farsi vedere, nel senso che nessuno gli potrebbe impedire di atterrare a San Pietro o davanti alla Casa Bianca se volessero.
valli a fermare, non si può. E invece sono spesso loro che fanno questo gioco, ci sono proprio dei video in cui si vede il disco volante, poi arriva un elicottero, il disco volante diventa invisibile, poi quando l'elicottero passa l'oggetto riappare, quindi è preclara la loro volontà di non farsi vedere, così come il fatto che cancellano la memoria agli addotti. Loro stanno facendo un'operazione stealth, poi tu mi dirai, per fare un'operazione stealth fanno un casino infernale. Però c'è una bellissima intervista che ho riportato nel mio ultimo video sul mio canale YouTube Pabloio Frontiere, in cui, quando ancora era presidente, Obama, rispondendo a Jimmy Kimmel, che è molto fissato con gli UFO, è un presentatore TV, lui disse: noi non possiamo dire nulla degli UFO perché gli alieni ce lo hanno proibito. L'ha detto come se fosse una battuta, però poi dopo Jimmy Kimmel ha detto: ma non ci puoi raccontare niente sugli UFO? E lui dice: no, assolutamente non posso, è un segreto di Stato. Quindi il fatto che adesso anche Shed se ne sia uscito, l'ex direttore del servizio del progetto spaziale militare israeliano, che sono gli alieni ad aver imposto il silenzio pubblico su questa faccenda, dà da pensare, forse sono cambiate le cose. Si sa che avrebbero, il governo americano e forse anche i cinesi, forse anche altri, hanno firmato una specie di contrattino con gli alieni. Mi fa ridere, immagino gli avvocati con gli occhialini, no? A leggere le clausole, gli alieni che cercano di leggere l'inglese dattiloscritto, non so, mi immagino delle cose veramente surreali, però in questo contratto magari c'è anche una scadenza, magari il vincolo di segretezza doveva durare, che ne so, 70 anni e adesso siamo vicini alla scadenza. Anche perché, fra l'altro, per chi si fosse sintonizzato solo ora, il nostro è un programma dichiaratamente fantascientifico, nel senso che noi, facendo finta, possiamo raccontare la qualunque, così nessuno si sente turbato o offeso. Ma nel fare finta, però, nelle altre puntate, voglio un po' chiedere la tua opinione, perché a parte il fatto che le informazioni sugli UFO si fanno proprio ormai anche le campagne elettorali degli Stati Uniti, e non solo, perché molti dicono: se vinco io vi racconto la vera storia sugli UFO, e questo compare un po' negli Stati Uniti sicuramente. La Clinton, la Hillary l'aveva detto. Ma anche in Russia qualcuno comincia a parlare. Ma sullo scenario a cui siamo di fronte ci sono varie teorie. Una dice che gli alieni sono assolutamente esterni, anzi, voglio che poi ci racconti anche la teoria del fatto che magari non siano anche robotici, quindi intelligenza artificiale piuttosto che un'altra teoria. L'altra che dice che quelli che vengono chiamati alieni in realtà sono degli esseri umanoidi venuti altrove, da altri pianeti, che noi abbiamo scambiato per divinità, per sorveglianti, eccetera eccetera. E la terza dice che ormai si sono mischiati con noi e quindi sono esattamente come noi e ci convivono da anni, per cui magari non hanno neanche più di tanto interesse a rivelare quello che è stato il loro passato. Quindi tra questi tre scenari, un po' che idea ti sei fatto? È complicato. Allora cerco di fare una super sintesi, perché se no ci si perde nei dettagli, perché ce ne sono tantissimi. Quello che sono riuscito più o meno a capire è che ci sono state delle razze aliene nel nostro passato che hanno convissuto con noi da migliaia e migliaia di anni e probabilmente hanno anche influenzato la nostra storia e la nostra genetica, e sicuramente hanno creato le religioni nella maggior parte dei casi con buona pace dei credenti. Però diciamo che in linea di massima i miti sono abbastanza chiari sul fatto che gli dei venivano dalle stelle e scendevano con i carri di fuoco, un po' tutte le mitologie. Questi esseri sarebbero poi, e anche qui tutti i miti sono d'accordo, dalla Grecia al Sud America, si sono nascosti sottoterra perché siamo diventati troppo numerosi, perché erano, su questo sono d'accordo con Biglino. Una volta ne ho parlato con Mauro e io gli ho detto: ma quanti erano questi Elohim secondo te? Perché secondo me non erano molti. E lui ha detto: guarda, secondo i miei calcoli non erano più di 2000. Quindi praticamente quando noi come razza umana siamo diventati milioni e milioni e milioni, loro, pur avendo della tecnologia, non è che potevano proprio farci fuori tutti. Alla fine hanno deciso di andare sottoterra, dove probabilmente avevano già delle loro basi. Una delle teorie è che loro non fossero realmente alieni, o se lo erano sono venuti su questa terra in tempi lontanissimi, e che a un certo punto ci sia stato uno sconvolgimento
non si sa se per via di una guerra o se di tipo naturale, che li ha costretti ad andare sottoterra. Poi hanno provato a uscire fuori e a governarci, ma noi siamo diventati tanti. Nel 1945 abbiamo sviluppato l'energia nucleare, l'energia atomica, scusate. Abbiamo fatto le esplosioni, prima i test in Nevada e poi le esplosioni in Giappone. 2 anni dopo, nel 1947, ci ritroviamo gli alieni che cadono a Roswell. Non sono gli stessi che stavano giù. Questi qua hanno una tipologia diversa che non è simile a quella, diciamo, raffigurata nell'arte antica, e sono andati a Roswell per un motivo molto buono, perché a Roswell, finita la guerra, c'era il 509esimo stormo, che era il gruppo di avieri che aveva bombardato Nagasaki e Hiroshima. La bomba atomica era lì. Quindi praticamente il fatto che siano andati lì ha un senso, perché hanno visto da lontano, dallo spazio, questa esplosione, perché lascia poi una marca elettromagnetica, anche un tipo di disturbo di fluttuazioni quantistiche e gravitazionali tali che lo hanno visto, sono venuti qui e hanno iniziato ad avere i contatti con gli americani. Perché con gli americani? Perché sono stati i primi ad avere la bomba atomica. Poi probabilmente dal 50, quando anche i russi hanno sviluppato l'atomica, si sono interessati anche a loro. Perché evidentemente siamo entrati, come direbbero in Star Trek, ad essere tra i viaggi spaziali e le armi nucleari una società pre-curvatura, cioè quasi pronti ai viaggi stellari. Però noi abbiamo queste due tipologie, quelli che stavano qui da molto tempo e che in qualche modo abbiamo vissuto come esseri divini, e questi altri che non sempre si vanno molto d'accordo. Diciamo che la maniera di vedere le cose è diversa. Poi questi che vengono da fuori, chiaramente, come ha detto anche Shed, fanno parte di una sorta di ONU spaziale, questa federazione a cui ci ha abituato Star Trek. Voglio ricordare che nel 1966, quando giravano i primi episodi di Star Trek, Leonard Nimoy, che faceva Spock, l'alieno, veniva fermato durante le riprese da qualcuno che stava vicino al regista, che aveva un cartellino con scritto CIA, e gli diceva: no, guarda che gli alieni non si comportano così, devi essere più freddo, gli alieni non farebbero mai questo. E Leonard Nimoy, nel libro delle sue memorie, prima di morire, scrisse: io ancora oggi non so perché questo tipo della CIA sapeva così tante cose degli alieni. Insomma, l'idea è che quel telefilm avesse lo scopo di preparare la gente, visto che non potevano parlare ufficialmente, ma facendo finta che anche loro, anche gli americani con Hollywood, hanno iniziato a fare. Infatti, se ricordiamo, il capitano Kirk, quando chiamava l'Enterprise, usava il cellulare, iPad, e per il teletrasporto. Comunque staremo a vedere assolutamente. Però andiamo a citare anche i testi indiani, in cui raccontano tranquillamente di oltre 400.000 specie umanoidi nello spazio, molte delle quali sono venuti già a far visita a questo pianeta. E poi parla di Kali Yuga, quindi questa potenza delle armi segna proprio l'inizio e la fine di alcuni periodi ben definiti. Ma invece torniamo a noi, perché invece mi ha stupito un po' questa tua teoria dei pleiadiani, che spesso si incontra nell'approcciare queste teorie. Vengono descritti come dei robot, e quindi ci riuniamo anche un po' a questa tua teoria, ricordandoci quanto ci ha raccontato Biglino, che parla proprio anche nella Bibbia, oppure in alcuni altri testi, tra cui per esempio quello che ci raccontava Omero su Efesso, che avevano già in possesso degli esseri robotici di alta tecnologia. Ecco, sì, e quindi ci ricordiamo. Il fabbro degli dei era Zoppo, e i miti greci raccontano che veniva aiutato a camminare da due ancelle identiche agli esseri umani, ma non erano umane perché erano fatte di bronzo, di metallo, che Efesto chiamava automata. O per non parlare, insomma, di Talos, che era questo gigante alto 15 metri, che fatto tutto di metallo, che faceva la guardia ad alcuni posti sacri. Quindi sicuramente questa tecnologia c'era. Il discorso che invece alcuni nordici sarebbero indistinguibili dagli esseri umani
Voglio anche spiegare questo perché ci sono state anche persone che hanno reagito male a questa mia affermazione, che però non è campata per aria. Cioè, io ho studiato molto bene la cosa. Ci sono tantissimi membri dell'intelligence, ex militari americani, che dicono che i grigi sono in parte robotici, sono una forma di vita in parte biologica e in parte meccanica. Più che meccanica, tecnologica, vale a dire che si tratta di fibre particolari di nanotecnologia artificiale innestata in una base biologica. Quindi non è proprio un robot, è più una sorta di essere biologico che però è stato fatto in laboratorio con degli innesti di potenziamento. I nordici, spesso e volentieri, a parte che hanno una pelle quasi di plastica perfetta, senza un brufolo, senza un neo, senza una piega di espressione, quando si siedono sempre senza accavallare le gambe, si muovono per linee rette, sono sempre educati, gentili, hanno un certo modo di parlare. E quando nella fantascienza si cerca di far vedere come potrebbe essere un androide di questo tipo, il parallelo viene quasi all'occhio per chi ha avuto, insomma, questo tipo di esperienze. Si vede subito che in qualche modo i nordici potrebbero essere una forma di vita sintetica. Con questo non voglio dire siano robot senza anima, perché poi ovviamente alcuni pleiadiani durante i contatti parlano di cose anche molto spirituali, ma sarebbero più vicini a quelli che venivano fatti vedere nel film Battlestar Galactica, i Siloni. La cosa interessante in questo telefilm del 2003, se ricordo bene, è proprio che faceva vedere la ricerca spirituale che avevano i Siloni, cioè erano come una sorta di androidi evoluti che cercavano di capire anche la spiritualità dell'universo, dei robot spirituali, degli androidi spirituali, una cosa che può sembrarci strana, ma che avrebbe senso perché non sarebbero solo esseri fatti di metallo o di parti sintetiche, ma anche di parti biologiche potenziate, quindi anche un cervello potenziato, dei sensi potenziati che riescono a vedere più di quel che facciamo noi. Quello che sta dicendo la NASA in questi giorni è che per andare su Marte, torniamo sul discorso di Marte, così come per fare dei viaggi nello spazio prolungati, ci sarebbero dei problemi. Ci sono delle radiazioni che ucciderebbero qualsiasi essere umano, ci sarebbe il problema del cibo, dell'acqua, dell'aria e di fare dei viaggi anche lunghi centinaia di anni. Un androide in parte umano, talmente umano da poter guidare un'astronave e fare quello che facciamo noi, ma che non ha la necessità di mangiare o bere o addirittura forse respirare, e che non verrebbe, diciamo, colpito dalle radiazioni o potrebbe anche entrare in sonno e fare un viaggio di migliaia di anni, avrebbe un senso. Ricordiamoci, c'è tutta una storia da raccontare, che è quella dell'Apollo 20. Ovviamente in parte alcune cose erano finte, ma fatte da una persona che aveva una grande preparazione. Poi se volete un giorno vi parlo anche di questo. La storia va che questa donna orientale, non era nordica in quel caso, che dormiva dentro questa astronave, dicono da migliaia, forse addirittura da milioni di anni, a un certo punto si risvegliò, un po' come la fiaba di Biancaneve, scusate, di Biancaneve o della Bella Addormentata. Questa donna, dai racconti degli astronauti, dissero che quando l'ebbero esaminata con gli strumenti non risultava né morta né viva, che è una definizione un po' stranina. Dissero che lei aveva un'interfaccia, dei cavi attaccati agli occhi e le mani immerse in una parte della console, come se lei si fondesse con l'astronave. Ovviamente una persona non può vivere migliaia di anni senza cibo né acqua e poi risvegliarsi così, né può interfacciarsi con il computer di bordo e guidare una nave con i fili attaccati, ma una forma di vita in parte biologica, in parte artificiale, potrebbe farlo. E quindi qua è d'obbligo la domanda sul postumanesimo e il transumanesimo e che cosa ne pensi. Questo è un altro discorso, perché i transumanisti sono possiamo chiamarla una setta, un movimento di pensiero che dice l'uomo ha bisogno di upgradarsi, di diventare immortale a qualsiasi costo. Quindi se poi un giorno possiamo metterci degli impianti cibernetici, o addirittura una delle cose che prevedono di fare un giorno
i transumanisti e che abbiamo visto in film come Upload o Altered Carbon, è quello di trasferire la propria coscienza in un computer, in un hard disk, e poi da quell'hard disk rimetterlo in un corpo biologico artificiale che sia, e garantirsi in qualche modo l'immortalità. Chiaramente è una cosa che spaventa un po', perché secondo me ci sono delle parti della nostra coscienza che dentro un hard disk non c'entrerebbero. Bene. Io direi che di porte ne abbiamo aperte veramente tante, però è un po' un volo da lontano. Abbiamo fatto una panoramica per raccontare, partendo dai fatti di cronaca, alcune teorie che sicuramente andranno approfondite. Quindi io comincio anche a far vedere, quindi facciamo vedere anche il tuo canale YouTube, che fra l'altro è anche fonte di grande ispirazione, perché ci sono una marea di argomenti trattati molto bene, quindi lo andiamo a vedere. Pablo Avio, Frontiere, vi invito anche di andare a iscrivervi, come abbiamo fatto noi e si vede dalla grafica, al tuo canale YouTube. Ma insomma, se poi vorrai, anche portando avanti questa nuova amicizia, ci piacerebbe poi di tanto in tanto sentirti e coinvolgerti, ecco. Certo, con piacere. E quindi io direi che ringraziamo Pablo Aio per essere stati insieme a noi. Vi invito a andare a cercare e a rivedere anche le altre puntate che trovate anche su tutti i social, quindi c'è la pagina Facebook, ci sono tutte le puntate che abbiamo fatto finora sul canale YouTube, iscrivetevi anche a quello. Appuntamento, sempre facendo finta, alla prossima puntata. Grazie per averci seguito anche oggi. Saluto.